Buongiorno a tutti voi, bentornati nella mia cucina. Oggi voglio andare a celebrare l'ingresso, anche se prematuro, in una delle stagioni più importanti per noi amanti della cucina, l'autunno. E lo voglio fare con un piatto che racchiude in sé i sapori e i profumi proprio tipici di questa stagione. Facciamo insieme la zuppa di funghi in crosta. Vado subito a presentarvi gli ingredienti che comporranno questo piatto. Ovviamente partiamo dai protagonisti, i funghi. Qua ne abbiamo veramente svariate qualità. Abbiamo qua i finferli, sono circa 200 grammi e come sempre sono uno dei funghi più profumati che ci siano. Utilizzo inoltre 200 grammi di pioppini. Questi qua si trovano, sono quelli coltivati, sono anche questi meravigliosi. Utilizzo inoltre 250 grammi di champignon. Come vedete anche questi sono bellissimi, li ho tutti lavati e asciugati. E infine non può mancare il protagonista assoluto, The King, il fungo porcino di Borgotaro. Questo qua è uno spettacolo e sinceramente è veramente il pezzo forte. Per questa quantità di funghi ci occorre una patata o 5 piccoline come queste qua che ho preso io. Diciamo che mediamente sui 500-600 grammi di funghi occorre una patata. Utilizzerò un uovo, 2 spicchi di aglio e per l'occasione utilizzerò quello nero fermentato perché è più delicato e lascia un sapore particolare a questa zuppa. Olio extravergine di oliva, sale, pepe, circa 300 ml di brodo vegetale, 1-2 peperoncini essiccati in base ai vostri gusti e abitudini, 300 g di pasta sfoglia, potete prendere tranquillamente quella che trovate nel supermercato, questa è una comperata, se volete farla voi potete farlo, ma veramente ci vuole un sacco di tempo e per questa ricetta forse non è l'occasione ideale. E concludiamo infine con un po' di prezzemolo fresco. Basta, ingredienti non ce ne sono più, i profumi dell'autunno sono giunti fino alle narici, andiamo subito ai procedimenti, ma prima sigla! La prima cosa che dobbiamo fare dopo aver lavato e asciugato bene le patate è andare a sbucciarle e a tirargli via la pelle. Quindi con un pelapatate facciamo questa operazione veloce veloce e tiriamo via la pelle a tutte le patate. Dopodiché andiamo a tagliare le patate in dadini il più sottili possibili. Facciamo proprio delle striscioline, così. Più riusciamo a farli piccoli e più cucineranno velocemente e terremo meno tempo possibile i funghi sul fuoco. Finito con le patate passiamo con i funghi, inizio con i porcini. Ovviamente dobbiamo lavarli e pulirli bene tutti quanti, tirare via tutta la terra che c'è e nell'eccedenza dove vedete anche qui la terra, le radici, con un coltellino andare a pulirli. Se non conoscete bene la tecnica per pulire i funghi e i porcini non vi preoccupate, vi lascio su in descrizione il link dove faccio vedere come si puliscono perfettamente i funghi porcini. La prima cosa che andiamo a fare è staccare delicatamente la cappella dal gambo. Allora, mettiamo da parte un attimo le cappelle, prendiamo il gambo e lo andiamo a tagliare così a listarelle. Così sono perfetti e li andiamo a mettere in una bowl. Guardate questo che spettacolo, guardate che bombolone questo qua. Andiamo anche questo qui a tirare via e continuiamo ad affettarli il più sottile possibile. Ora passiamo a tutti gli altri funghi coltivati, anche questi li tagliamo per il lungo, quindi ci mettiamo qua, li mettiamo da questa parte e li mettiamo insieme ai gambi dei porcini. Passiamo ora a tagliare i finferli, anche questi li tagliamo per il lungo, così, questi sono molto delicati, li facciamo in questa maniera, magari il gambo lo tagliamo di più. Il finferlo è davvero un valore aggiunto perché è uno di quei funghi che non costa tanto ma veramente rilascia un profumo in cottura che è qualcosa di straordinario. Andiamo a pulire allo stesso modo anche i pioppini, magari questi li facciamo giusto a metà, così,
che tanto di più cosa vogliamo tagliare, sono microscopici. E anche qui abbiamo tutti i nostri gambi e funghi coltivati tagliati, sono una montagna, li mettiamo da parte e andiamo a tagliare anche le cappelle del porcino. Queste qua le facciamo anche queste a fette lunghe così. Voilà. Guardate che belli che sono. E anche i funghi sono a posto. Dopo le preparazioni basi passiamo subito ai fornelli. Padella ben calda sul fuoco, aggiungiamo l'olio extravergine di oliva, aggiungiamo i gambi di prezzemolo, un peperoncino e ovviamente l'aglio nero fermentato. Vedete come rimane più morbido rispetto a quello normale. Dopo qualche minuto andiamo a eliminare i gambi di prezzemolo, il peperoncino e anche l'aglio fermentato. Ora andiamo a inserire dentro le patate che abbiamo tagliato. Aggiungo un po' di sale e faccio andare per circa 4 minuti. Andiamo ad aggiungere i funghi, quelli coltivati e i gambi dei porcini. Anche qui aggiungiamo un po' di sale. Il ruolo della patata in questo piatto è importante perché contenendo molto amido abbiamo la possibilità di creare una crema molto densa senza dover aggiungere addensanti esterni. A questo punto possiamo aggiungere un po' di pepe. Ora possiamo andare a ricoprire il tutto con il brodo caldo vegetale e facciamo andare così per una decina di minuti. Bene, guardate come è diventato cremoso, è il momento di spegnere il fuoco e andare a frullare. Inseriamo il mini pimer all'interno e andiamo a frullate. Versiamo la crema ottenuta e la mettiamo qui da parte. Andiamo ad assaggiare. Ancora un po' di sale, però buonissima. Aggiungo ancora un po' di sale e così abbiamo creato questa crema di funghi spettacolare. Nel frattempo accendiamo il forno e lo preriscaldiamo a 200 gradi. Adesso, seconda strofa, tale quale la seconda, sembra un film già visto ancora, pentola sul fuoco ben caldo, olio extravergine di oliva, l'aglio, quello nero, ammorbidito, e qualche gambo di prezzemolo. Eliminiamo aglio e gambi e caliamo dentro The King, le cappelle del porcino. Un pizzico di sale e l'immancabile pepe che con i funghi è la morte sua. Basta, spegniamo i porcini e gli aggiungo un po' di prezzemolo tritato. Ora andiamo a prendere la pasta sfoglia. Abbiamo qui una ciotolina, quella che poi andremo a mettere all'interno la zuppa. Andiamo a capovolgerla qui sopra e andiamo a ritagliare uno strato di pasta sfoglia leggermente più grande del contenitore, quindi facciamo un mezzo centimetro più grande. Ci giriamo intorno così, abbiamo così ricavato il disco che ci occorre. Ora ci andiamo a divertire, andiamo a inserire qualche cucchiaiata di crema di funghi, e andiamo a metterci sopra anche i porcini. Ora col disco di pasta sfoglia andiamo a ricoprire completamente il contenitore. Stiamo bene attenti, pigiamo bene sui bordi, facciamo proprio questa operazione, proprio come se fosse un tappo. Questo è il suo tappo. Andiamo ad aprire l'uovo, sbattiamo bene con una forchetta
e vado con un pennellino a spennellare bene la pasta sfoglia. Perfetto, così se ne va in forno 200 gradi per 15 minuti o comunque fino a che tutta la pasta sfoglia è diventata della colorazione croccante e come piace a noi. Ed eccolo qua. E finalmente siamo arrivati al momento dell'assaggio. Ecco qua, che meraviglia, è ancora molto calda. Qui andiamo a vedere come è venuto. Lo vado a bucare con un coltellino. Allora, guardate qua all'interno cosa c'è. Di tutto, uno spettacolo. Vado dentro, prendo il porcino, tutta la crema sarà rovente, ma io lo faccio. Ci vado a spezzettare anche un po' di pasta sfoglia, la copro sopra. Guardate qua che boccone. Mi metto qui a favore di camera, ancora fumante, e andiamo a vedere. Mamma mia, sublime. Il porcino, mamma mia, che cosa non è. Il re del bosco. È davvero straordinario. È un piatto che, come avete visto, ci vuole veramente poco a farlo. I sapori ci sono. Il finferlo, come vi ho detto prima, è un fungo che lascia veramente un sapore incredibile. Gli champignon li conosciamo e fanno il loro lavoro. Il pioppino lo conoscevo meno, ma dentro questo piatto si fa sentire. E infine, come non dire, la sfoglia con il porcino ha davvero trovato un connubio straordinario. Io vado a ravanare ancora qua dentro. Mi prendo un'altra porzione, guardate qui, e qua io non posso che non fare il bis, devo fare il bis, lo faccio per voi, non per me. Spero davvero che questa ricetta vi sia piaciuta e vi metta nelle condizioni per poter accogliere questo autunno nel migliore dei modi. Se così fosse, vi invito a lasciare un like, a iscrivermi al canale, che per me è importante, e sperimentare nella cucina. Io vi abbraccio come sempre e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao a tutti dalla Crapa Pelata. Ciao belle gioie. Ciao. Mamma mia, altro che bis. Qua facciamo il tris e quaterna. Bingo.